Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronus e questo è il primo dei video infrasettimanali, come sai video più brevi, più diretti, più pragmatici in contrapposizione ai video domenicali che sono di più ampio respiro. Oggi andremo a chiedere una cosa particolare ai tarocchi, ti chiederò di pensare ad una persona o a più persone, magari puoi scegliere entrambe le varianti per due persone diverse, mentre appunto mischio le carte per sapere se questa persona ti ha detto la verità. Certo, nel 90% dei casi potrebbe trattarsi di un qualcosa legato alla sfera sentimentale, ma puoi applicare questa lettura anche a un familiare, a un collega di lavoro o un amico, un'amica, insomma, se una persona con cui magari c'è stato un conflitto o un allontanamento ti ha detto la verità oppure magari ti ha mentito. Andremo a vederlo con le nostre due varianti che, come sai, ti vado a preparare davanti. Comunque hai già visto le scelte scorrere durante i titoli. Ti prego di pensare ad una persona o a due persone, di scegliere la variante o di associare variante 1, variante 2 a queste due persone per vedere se le persone ti hanno detto o la persona ti ha detto la verità oppure ti ha mentito. Vedo che questi interattivi vanno molto e la cosa mi fa molto piacere. Ti ricordo comunque che sono interattivi, possono risuonare del tutto o in parte. Andiamo a mettere anche una carta dell'Ancient Feminine Wisdom. Pensa intanto alla persona o alle persone su cui vuoi chiedere, per i quali vuoi chiedere o per le quali vuoi chiedere. Oggi facciamo una scelta particolare, occhio di tigre per la prima, occhio di tigre ferroso per la seconda. Hai già visto le scelte scorrere durante i titoli, comunque te le faccio vedere in dettaglio. Occhio di tigre per la prima, occhio di tigre ferroso per la seconda. Se hai necessità di pensarci un po', stoppa il video, io intanto parto con la prima variante. Vediamo se la persona ti ha detto la verità o no. La regina degli Elfame, Alcesti, la devozione. Allora, qui ad una prima occhiata si potrebbe dire anche di no. La carta di devozione lascia poco spazio al discorso di un'eventuale menzogna. In realtà poi la regina degli Elfame ci mette in guardia di fronte a quella che è l'illusione. Quindi qua si potrebbe pensare, almeno per come stanno uscendo, ad una sorta di via di mezzo, ovvero magari la persona ti ha mentito ma parzialmente, magari in parte, soprattutto se stai chiedendo dell'amore, può essere quella persona che magari non ti ha detto tutto, ci si è un po' adagiato o adagiata sulle cose e diciamo la sua può essere una menzogna in ampia percentuale, però poi in realtà una parte di devozione, una parte di legame, perché poi Alcesti è anche una carta di legame fondamentalmente, non tanto con le persone ma anche con i sentimenti che si provano verso le persone, quindi devozione sta proprio a significare questo in questa carta. Mentre la regina degli Elfame, che è una carta molto bella tra l'altro, ti dice che qui la persona ti considera o ti considerava specchio di se stesso, di se stessa, così come tu magari consideravi questa persona una sorta di colonna, una sorta di specchio, sempre se ti risuona la variante. Questo secondo me ha impedito alla persona, uno, di mentirti completamente, anche se comunque non è che se uno
mente in maniera minore va perdonato o perdonata. La menzogna è una cosa che non va mai, almeno a mio modo di vedere. 2, sicuramente la persona comunque con te era consapevole o è consapevole di avere un vincolo. Io dico prima era perché si suppone che qui si chieda per un qualcuno se si pensa che ci abbia mentito, con cui magari i rapporti sono raffreddati, però magari qui ancora col fatto della carta di devozione ancora un qualcuno accanto a te. Sembra con una carta di Regina degli Elfame che la persona però abbia sottovalutato la tua importanza, forse proprio perché magari con te c'era un vincolo affettivo, familiare, lavorativo, e ti abbia in un certo senso accontentato, accontentata, in un certo senso abbia detto sì, ok, tanto basta la presenza, tanto basta la rassicurazione, tanto basta. Ecco, sembra che abbia dato un po' per scontato un po' la tua presenza. Può succedere anche in ambiente lavorativo di dare per scontato una persona e quindi magari anche privarla di alcuni benefici, miglioramenti, suggerimenti, eccetera. Quindi qua la menzogna c'è, diciamo a un 80%, ma c'è anche tanto senso di colpa, secondo me. Se con la persona ci sei ancora, qui c'è un senso di colpa, o comunque ci sei in contatto, se si tratta di amico, di familiare, qui c'è un senso di colpa che la persona non riesce a buttare giù. Se con la persona c'è stato un taglio, qui probabilmente la persona anche qui si rammarica parecchio di averti perso o persa. Andiamo a vedere col tarocco dei famigli, mazzo straordinario, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. La persona a cui stai pensando ti ha detto la verità o no? O ti ha mentito? Allora, fante di bastoni. La torre. Il fante di denari. L'eremita. Il 6 di spade. 6 di spade è anche una verità che viene a galla, quindi sicuramente qua o dalla stessa persona, perché poi c'è un fante, o per vie traverse, se non frequenti più questa persona, c'è sicuramente regina di denari, c'è sicuramente una... e la luna, sì, c'è comunque sicuramente una conferma di quello che... però vedi la persona comunque è ferita o ferito. Certo, tu mi potresti dire, Cronos, ma cosa stai dicendo? Qui si tratta di una persona che non si è fatto o fatta scrupoli a mentirmi. Quindi, insomma, sembra che tu lo difenda o la difenda. No, in realtà non sto difendendo nessuno. Perché, allora, la cosa verrà fuori qua. O addirittura potrebbe già essere venuta fuori, perché comunque la torre mi parte dall'inizio con un 6 di spade, quindi anche l'allontanarsi da una situazione critica anche a livello di stabilità personale, qualsiasi sia stato il vostro rapporto, con una torre nel mentale e un 6 di spade nel fisico. Potrebbe essere anche una persona che è scappato, è scappata da una relazione, da un'amicizia, da quello che ti pare. Il fante di denari però ha una particolarità. Il fante di denari è l'accidioso e quindi fondamentalmente qua si tratta di una persona che, nonostante abbia magari anche detto un sacco di bubbole, di balle, in realtà poi, proprio in virtù dell'essere un fante di denari, forse fondamentalmente è fatta così perché ha una, chiamiamola pochezza intellettuale. Ora non voglio offendere nessuno, però è una di quelle persone che ha bisogno di continuo stimolo, di continuo rinnovamento.
Infatti poi mi appare come regina di denari. Qua potrebbe essere un qualcuno che ha cercato una situazione che gli dava la sensazione di maggiore stabilità, gli dava maggiore comodità, oppure potrebbe essere, se stiamo parlando di lavoro, di un qualcuno che ha preso un'occasione che magari potevi prendere tu, ma zitto o zitta ha fatto il giochino furbo, e ci sta in parte, però ci sta anche questo. Oppure potrebbe essere un qualcuno che comunque fa un po' la gatta sorda all'interno di un posto dove lavorano più persone, di una grande azienda, di un ospedale, di una scuola. Insomma, qui c'è un qualcuno che improvvisamente ha voltato faccia. Però vedi che poi c'è un eremita e una luna, qui ti sta rimpiangendo. Anche se, ti ripeto, con questa persona ci fosse una continuità al momento, perché la domanda è: ti ha detto la verità o meno? Non presuppone il fatto che qui ci sia un allontanamento, però se c'è, la persona comunque sicuramente sente il bisogno di dirti la verità, perché gli sta pesando come un macigno. Se non c'è l'allontanamento è uguale, qui la persona non ti può guardare in faccia perché ha capito l'errore, ha capito. Con questo non voglio dire, ti ripeto, che sia una buona persona, è una di quelle persone che come un fante di denari dà fondamentalmente fedeltà o devozione, come si diceva prima, a quello che è il suo percorso, sbattendosene in maniera anche abbastanza palese degli altri. Del resto una regina di denari in positivo, una portatrice d'abbondanza, uomo o donna che sia. In negativo, perché io queste carte le leggo più in positivo, ma cerco anche di tratteggiarle in avverso, dato che comunque non le estraggo in avverso, in capovolte. Ecco, in avverso la regina di denari diventa una persona forse un po' avida anche di condividere la sua visione del mondo, le sue risorse, il suo tempo, il suo amore con gli altri. E quindi qui c'è proprio una persona che fondamentalmente si vende per una regina di denari, quindi apportatrice o apportatore di abbondanza, di bellezza, di gioia, però poi fondamentalmente dentro è un fante vuoto e vuota, una persona che non ha stimoli, è continuamente alla ricerca di stimoli, addirittura per superare se stesso, se stessa, più che gli altri. Mi verrebbe da dire, con un fante di bastoni qua, che peraltro mi va a rappresentare il discorso del fatto che la persona comunque prima o poi dovrà romperlo sto silenzio, sia che sia un silenzio tacito perché vi vedete, sia che sia un silenzio imposto da una lontananza nel tempo e nello spazio, prima o poi lo romperà. Mi viene da dire anche, dicevo, che qui la persona potrebbe essere una di quelle che in generale c'ha proprio l'approccio alla vita così. Cioè non è che ha mentito a te perché tu sei stato visto o vista come la persona da non ferire, o comunque da ferire parzialmente, o comunque la persona su cui magari non si aveva grande aspettativa. Cioè non è che c'è qui è proprio uno stile di vita, secondo me, la menzogna qua di questa persona. Anche perché poi abbiamo un eremita fondamentalmente, quindi una persona che comunque in generale si volta sempre a guardare ciò che ha perso, perché comunque è un insoddisfatto, un'insoddisfatta perenne, un po' una di quelle persone che non hanno pace interiore. Potrebbe anche con una regina di denari e un eremita visti in avverso essere una persona che ha anche una certa invidia degli altri, quindi sempre in competizione. E una luna, oltre a ribadirmi il fatto che qui c'è una lontananza fisica o mentale che sia, che lo fa o la fa sentire un po'. Vedi questa eremita come si guarda nello specchio, dice: prima avevo la parte con cui confrontarmi, l'amico, l'amica, il partner, la partner, il familiare con cui confrontarmi, ora sono nella mia solitudine e la luna mi viene come rimpianto.
Quindi qua è un sì, qua ti ha mentito, ma io credo che ti abbia mentito perché la persona fondamentalmente misura un po' tutto con quello che è il suo metro di valutazione, quindi l'incostanza, l'instabilità. È un bel casetto umano qua, quello che mi viene da dirti anche è che per alcuni, non sarà per tutti, questa persona potrebbe aver considerato una sorta di imprevisto quello che è il collaborare, il diventare amico, il mettersi insieme a te, perché magari è una persona che era abituata ad avere tutto un po' sotto controllo, invece magari tu sei stato quello o quella che l'ha messo o l'ha messa di fronte alla sua costante voglia di perculare, mentire, e qui forse tu hai inserito un po' un malware in questa persona, quindi ecco perché gli sei rimasta particolarmente, o anche se vi frequentate gli sei particolarmente, e c'ha tutto questo peso, perché fondamentalmente con ogni probabilità è un po' una di quelle persone abituate secondo me ad avere la corte intorno, di adulatori, di adulatrici, o di amici, o di persone che comunque, che poi sono sempre corti di cartapesta, perché poi crollano con un nulla. E qui c'è proprio una persona del genere, vive molto sull'immagine, o comunque vive sul dare un'immagine di sé particolare. Tu l'hai incriccata, l'hai messa in crisi. Ecco perché da una parte c'è la paura di tornare indietro, perché poi secondo me questo fante di denari, che appunto è un accidioso, ha anche la paura di tornare indietro, però c'è anche il rimpianto prevarrà, perché comunque alla fine ci sono due fanti e una luna, quindi secondo me qua la persona probabilmente poi ti dirà: guarda, non ti ho detto tutto, e tu sai cosa devi fare, la mandi a quel paese. Io farei così. Va bene, dai, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo a vedere invece, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso, il gatto nero, lo psichismo e Circe, incantesimo. Qua è al 100% la bugia. Lo psichismo addirittura può essere un qualcuno che tu l'abbia intorno ancora, o che tu non l'abbia più intorno, uomo, donna, che sia, chi ti pare, è comunque un qualcuno che proprio non si è mostrato o mostrata per quello che era veramente. Qua ti ha proprio mentito in maniera... Sai, nella prima variante c'era un po' di groppo alla gola, qua no, qua non gliene frega niente, qua proprio bugiarda seriale. Anche Circe, carta di incantesimo, ci dice che fondamentalmente non bisogna lasciarsi circuire dalle parole delle altre persone, o magari da quelle sono le cose che ci vengono raccontate, o in alcuni casi che ci raccontiamo. Qua probabilmente la persona ti ha mentito, ma alla grande, direi. Andiamo a vedere un pochino però, per te che hai scelto la variante, oggi due varianti, veramente. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso, la persona a cui stai pensando ti ha detto la verità o no? Tre di bastoni, proprio la verità no. Anche il 3 di bastoni è una carta di lavoro, di fare, di dire, anche di comunicazioni, è vero, però presuppone sempre una certa idea di dettaglio, di ritocco, ma non è così, sempre un qualcuno, sì, qui ha imbrogliato le carte pesante. La morte, l'imperatrice, la forza. Caspita, 3 arcani maggiori. Il 9 di denari.
il 6 di spade. Anche nella prima variante è uscito il 6 di spade, è proprio il rivelarsi di una verità. Il 7 di bastoni. Allora, qui è singolare secondo me, perché allora è appurato che qui la persona la verità non te l'ha detta, ma se si tratta di amore, io penso che per questi interattivi non me ne vogliate, ma per il mi ha mentito di solito si chiede più per l'amore, però poi vi darò anche altri tipi di interpretazioni. Se si tratta di amore, qui la persona, secondo me, o ti ha nascosto per alcuni che il momento in cui vi siete frequentati, o se magari vi state ancora frequentando, è comunque un momento che si alterna ad un'altra relazione. Quindi il classico sono in crisi, mi trovo un'altra e si va avanti. Quindi c'è comunque un'altra persona di mezzo. Oppure, nonostante qui ci sia un 9 di denari che è una carta di autonomia, ma viene da una morte, quindi dal distacco sofferto, e anche un 3 mi fa pensare. Quindi o comunque qui la persona è o era accanto a te e c'è comunque nella sua orbita energetica un'altra situazione semi-aperta, usiamo questo termine, oppure se non è così, qua la persona potrebbe averti mentito per quanto riguarda il frequentare altre persone, ma non in maniera costante, perché poi alla fine qua c'è una carta di forza e una carta di 7 di bastoni. Nel primo caso mi diventa proprio la pausa di riflessione dove ci si apre ad un'altra situazione, classico anche questo. Nel secondo caso mi diventa 7 di bastoni, fuoco di passione, quello che è il mettersi in gioco, il mostrare la propria virilità, uomo o donna e tu sia, con una forza, carta comunque di attrattiva sessuale. Quindi qui sì, qui la menzogna c'è. Io ti ho portato 2 casi, però poi in realtà la casistica può essere infinita, le sfumature possono essere infinite. Tra l'altro ti dirò che qui con ogni probabilità la persona avrebbe anche pensato di dirtelo, perché l'imperatrice comunque è sempre un qualcuno anche che parla, e di rivelartelo 6 di spade, però forse poi c'è stato un momento di fermati, perché poi la forza, quindi qua la persona potrebbe anche qui non sarà per tutti, aver scelto di sbatterti in faccia il fatto che comunque non ti aveva detto la verità, però poi per alcuni l'avrà fatto magari, ma per la maggior parte credo che non l'abbia mai fatto. Se sei ancora con la persona probabilmente non è un buon momento, o comunque un momento che si alterna un po' in maniera dove ci sono momenti di grande connessione e momenti di grande litigio. Se con la persona non ci sei più, secondo me qui c'è proprio la volontà di non riaprire, in quanto, almeno al momento, poi magari nel futuro, in quanto qui c'è una persona che fondamentalmente di fronte un po' a quello che è successo, paradossalmente si ritiene parte lesa, lui o lei. Quindi qui c'è proprio il mentitore seriale, proprio l'assassino della verità qua c'è, o l'assassina, può essere anche donna. Non è diversa la situazione se si parla di lavoro, qui c'è qualcuno che ti ha mentito in maniera molto importante, soprattutto su questioni di soldi. 9 di denari, comunque carta anche di investimento, la morte un po' come se vieni dirottato o dirottata, potrebbe anche averti mentito sul discorso dei tuoi diritti o dei pagamenti o di varie somme di denaro, e ne so, uno deve prendere la liquidazione, fai i conti, deve toccare un tot, invece gli arriva meno. Anche qui verrà fuori, e anche qui in alcuni casi sul lavoro potrebbero esserci anche litigi che con
con una forza e con un 7 di bastoni possono arrivare anche a cause legali. Non sarà per tutti, però. Stesso discorso sulla famiglia, ti è stato mentito anche qua da una persona, soprattutto anche qui su beni o privilegi materiali, anche qui verrà fuori, anche qui. Quello che però secondo me qua, ti ripeto, non perché, ma questo genere di interattivo si mette di più per la coppia, la persona qui era proprio in crisi con un partner, o è in crisi con un altro partner o con un'altra partner, e qui se l'è aggiustata, dai, se l'è aggiustata. Senza nulla togliere alle altre varianti, voglio vedere se questa persona ti dirà la verità, o se magari la rincontrerai o lo rincontrerai se non siete assieme. 2 di denari, 5 di denari, il bagattello. Allora sì, probabilmente questa persona ti ricercherà se non siete assieme, o se siete assieme comunque qua c'è un ripensamento alla luce anche di un momento dove forse la persona non sta proprio benissimo e c'è un bagattello. Quindi sì, qua comunque c'è un riprendere i contatti se non siete, oppure il chiarirsi. Però sì, qui purtroppo era una menzogna piena. Io ti ringrazio per aver visto questa seconda variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo mercoledì.